Oggi è noto che la natura di tutto quello che esiste è vuoto, è coscienza, che emerge nelle dimensioni spazio-temporali nelle quali viviamo, in termini di frequenze, di onde, di informazione. Un oceano di frequenze e di informazione nel quale siamo immersi e di cui siamo fatti. Coscienza, sé, è la vita. E un rishi vedico, un maestro dell'antica tradizione vedica, poteva dire: io sono quello. E noi oggi possiamo dire: la nostra vera natura, la mia natura, non è quella espressa dalla mia persona, dall'ego, dalla mente pensante. La mia natura vera è il sé, è coscienza. E nel suo saggio Fondamenti fisici analogici di una realtà cosciente, il professor Paolo Renati scrive: la natura dell'essere è un self-conscious wholeness, è una tuttità, sé, coscienza. Einstein parla delle sue esperienze del sé, dell'espansione del sé, e scrive: lì non c'era né evoluzione né destino, ma solo essere. E mentre in fisica è portata avanti una ricerca sul campo unificato, il campo che unifica tutte le interazioni fondamentali in natura, il professor Chopra, il dottor Chopra scrive: noi non siamo curiosi spettatori che scrutano il campo unificato, noi siamo il campo unificato. E ogni persona è un essere infinito, come egli scrive, illimitato nel tempo e nello spazio. Noi siamo seduti nella nostra sedia, davanti alla nostra scrivania, davanti al nostro computer, e noi continuiamo a emettere onde che si propagano nel campo. E il dottor Chopra scrive: tu sei come una luce che non irradia fotoni, ma irradia coscienza, e questo ha effetto su tutto. Dunque ora il timone della nostra evoluzione, come anche scrive il professor Laszlo, è per la prima volta consapevolmente in mano agli esseri umani, e non possiamo confonderci, non possiamo perdere questa possibilità. Non possiamo credere che la realtà sia quella espressa dal nostro definire, dai nostri pensieri, dalle nostre idee, quella che identifichiamo con le nostre percezioni, con il nostro sentirci sopraffatti, con il mainstream. La realtà definita in tal senso è la realtà descritta dalla nostra persona, disegnata dal nostro ego, dalla nostra mente pensante, ma la realtà che ci rappresentiamo con i nostri pensieri non è la vita. E qui non parliamo della mia vita o della tua vita, parliamo della vita, la vita che noi incarniamo, la vita che si è manifestata al nostro venire alla luce anche come un afflato di respiro. Preoccupazioni, timori, dubbi sono quelle attitudini che emergono a chi non è avvezzo ad accedere alla natura della vita e che non è avvezzo a costantemente essere in sintonia con la visione per la quale siamo costantemente ricreati, istante per istante, dalla vita, altrimenti non saremmo qui, non saremmo viventi come siamo viventi. Noi siamo costantemente ricreati dalla vita e allo stesso tempo siamo strumenti che possono ricreare costantemente vita. E Chopra, infatti, scrive: ogni persona è un essere infinito, illimitato da tempo e spazio, e questo, scrive, implica l'abilità di trascendere il normale flusso del tempo e i normali confini dello spazio, e aggiungo l'abilità di trascendere il nostro ordinario pensiero logico
le nostre sole idee, il nostro pensare duale e causale, il nostro pensare che separa, definisce, delimita, chiude, divide, definisce. Questo non è la natura della vita e della realtà. Noi siamo veramente chiamati a trascendere questo per ripartire dalla coscienza della natura di tutto quello che esiste, la coscienza del sé, dove la nostra presenza consapevole irradia coscienza. E questo ha effetto su tutto.